Ciao ragazzi! Buongiorno! Bentornati! Siamo qui ragazzi con la nostra lancia per pulire i mozzi del camper, perché l'abbiamo tolto il grasso all'interno, li stiamo andando a lavare per bene con lo sgrassatore, così possiamo passare il fondo, la vernice e possiamo andarli a montare. Perché oggi abbiamo tanti lavoretti carini che vorremmo andare a fare, però questo è il primo compito da fare perché è necessario, perché devono asciugare per bene prima dell'arrivo del meccanico. Tra un po' vi porteremo a casa, vi faremo vedere una cosa. Quindi iniziamo il lavaggio ragazzi. Ragazzi, abbiamo iniziato con l'acqua, così ci siamo un po' rinfrescati, che comincia a fare caldo. Sì, perché ha schizzato da tutte le parti, me ne sono dovuta scappare. Sì, infatti sono tutto bagnato già. E ora reparto asciugatura. E poi procediamo con un po' di Scotch Brite e andremo a passare il fondo bicomponente anticorrosivo. Adesso procediamo con altre cose. Ragazzi, vi faccio vedere innanzitutto una cosa. Vedete questa ruggine qui, comunque come sono combinati questi piattellini? Ora dovremmo passare anche a pulire quelli. Qual è il problema di questi piattellini? Dite voi, erano stati verniciati, l'avete mandati insieme alla sale? Sì, però purtroppo giustamente la verniciatura non è il loro lavoro principale e quindi manca un po'. Siccome noi vogliamo che tutto sia veramente quasi nuovo, diciamo, cerchiamo di portarlo, esatto, cerchiamo di portarlo fatto bene in modo tale che non faccia ruggine in 3 giorni come è accaduto qua appunto. Quindi i mozzi non sono stati per niente toccati, sono solo stati ingrassati. Abbiamo tolto il grasso, abbiamo tolto i cuscinetti, i paraoli. Ora andiamo a procedere con il trattamento che vi abbiamo detto, però dobbiamo ovviamente anche nel frattempo sistemare questi, perché altrimenti questa ruggine ragazzi andrà a proseguire. Dobbiamo bloccarla. Una volta che ci siamo faremo i trattamenti necessari sia a questi sia al serbatoio e ai mozzi, così li andiamo a fare insieme. Una volta che abbiamo la vernice pronta li verniciamo tutti insieme. Esatto, così siccome poi loro devono asciugare tra uno strato e l'altro, nel frattempo incastriamo le fasi interne. Vediamo un attimo com'è la situazione ragazzi, se riusciamo solo a spazzolare o se dobbiamo levigare tutto. Sono stati sabbiati, però il problema è che ovviamente ragazzi in Scozia non c'è la temperatura che c'è qui, quindi c'è stata tanta umidità nella cassa e quindi con l'umidità si è andata a creare questa ruggine. Infatti nella cassa c'era la muffa dentro, sì, la condensa diciamo. Esatto. Infatti il resto è a posto ragazzi, questo punto dove c'è la ruggine ovviamente va trattato. Ragazzi ne approfittiamo perché ci sono alcuni punti dove la vernice viene molto facilmente e altri dove è abbastanza resistente, quindi togliamo quello dove viene via, così lo andiamo a rinforzare e a fare un ottimo lavoro. Questi sono già stati fatti tutti, sono pronti che aspettano per essere verniciati. Ragazzi, cambio location, come vi avevo detto stamattina, siamo qua. Perché siamo qua? Perché praticamente i pezzi li abbiamo abbandonati a se stessi per un attimo, perché dobbiamo comprare un diluente epossidico che mancava. Nel frattempo ragazzi, una cosa bellissima, finalmente cominciamo una parte, diciamo, finale dei mobili, quindi la zona letto. Siamo qui con la nostra rete del materasso, ragazzi, guardate. Eccola qui, tutta smontata ragazzi, ora toccherà a noi capire come assemblarla totalmente. Ma perché Michael pensava che ci arrivasse intera? Certo. Ma secondo voi, a noi di Camperito Revolution, no? Ci poteva arrivare intera la rete o la dovevamo montare noi? Dobbiamo montarla noi, no? Quindi ragazzi, andiamo, dai. Badi, tu devi dormire a terra. Coco che ci sorveglia i lavori. L'ho messo. Ti ho detto di lasciarmi fare, tu vai ti fai il qua tuo. Mo sto prendendo mano, ne vorrei montare altre 10. Provare tu. Prova lei io. Stai sciolando una montagioia? Sì, mi sto scialando proprio. Ti piace montare A me piace fare queste cose, non mi piace fare la meccanica. Sì, infatti. La meccanica mi fa proprio venire l'angoscia. Meccanica e cellula, Giustina no. Solo costruzione. Costruzione di mobili a me, per favore. Progettazione e costruzione di mobili. E ognuno il suo. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Ragazzi, mi offro. Volete montare delle reti a casa vostra? Vengo io. Guarda come l'apre qua. Che classe. Posso aiutare? No. È rimasto un No, bullone. io mi diverto, puoi andare a schiacciare di là. No, no! Dai, che te devi- Vai ad abitare! No, lo voglio fare io!
Raccogli tutte le cose che sono rimaste avanzate. Dai che ti aiuto, No! se no mando io pure io. No! bene. Schiaccia di là. Posso schiacciare questi? Sì, schiacciati quelli. Mettiti i capoccetti, va. Ti do il permesso. Mi dai il permesso? Non vale pena. Non vale pena. Non vale la pena. Mamma, devi stringere tutti i bulloni? Sì. E non li potevi stringere al posto di rubarmi il lavoro? Perché mo lui si muoverà, si sistemerà, capito? Così è soddisfacente. Tutta la soddisfazione mi ha tolto. Che Ok. sei fissato. Perfetto. Mo dovrei fissarli. Li fisso pure io. Ecco a voi ragazzi la nostra rete. Avete visto come sono stata brava a fissarla comunque? A furia di fissare, alla fine è perfetta. E vai, dai. Non siamo molto soddisfatti. Lui continua a lamentarsi, a me piace questa rete, glielo spiegate che è una bella rete. Va bene, dai. Cos'è che non va? Funziona. Dimmi cos'è che non va. Avrà la sua funzione. Cos'è che non va? È un po' scadente. Ragazzi, 110 euro che volevamo... Va bene, dai. Pensate, se dovevamo costruirci tutta la struttura prendendo solo le doghe, quanto materiale serviva, quanto tempo serviva? Se n'è andato. Va a prendere il metro perché dice che prima la dobbiamo misurare e poi la portiamo al camper. Già so quello che va a fare. Allora abbiamo 138, nemmeno 140. Va bene? Per 198. Ok ragazzi, dai, tutto sommato, sommariamente. Andiamo a provarla al camper, dai ragazzi, senza perderci in chiacchiere. Così vediamo come va effettivamente lì, se è storta, se è dritta, se è tutto Come a posto. fissarla, perché lì dovremmo andare a spessolare le pareti e fissarla. Quindi la fisserà Giustina. Sì, io sono un'esperta nel fissaggio. Andiamo ragazzi. Ragazzi, non rimane che andarla a provare. Prima la pesiamo però. La vuoi pesare? Sì, visto che siamo fuori, sì. Sui 15 kg. Buono. 16 kg. Buono, pesa di meno. Quindi l'annuncio diceva tutto giusto. È più piccola e pesa di meno. Va bene, per noi va bene. Vediamo la dimensione se va bene però. Ragazzi, non abbiamo messo ancora la rete perché dobbiamo andare a spessolare sia da un lato che dall'altro la parete. Creare una struttura che aiuterà a reggere appunto questa rete e ad ancorarla perfettamente al camper. Quindi dobbiamo andare a colmare lo spazio che manca per arrivare allo spazio che abbiamo internamente. Siccome internamente noi abbiamo la misura di 2,7 m circa e lei è di 1,98 m, quindi abbiamo circa 9 cm da colmare. Abbiamo studiato un po' con varie forme di legno che abbiamo disponibili qua per capire come incastrare il tutto per avere la maggiore tenuta possibile e pare che ci siamo riusciti, solo che dobbiamo andare a comprare i materiali e mancano 20 minuti. Quindi stiamo ancora ragionando sugli altri passaggi da fare Per capire un po' come ci dobbiamo muovere, in alternativa se troviamo alcune cose, altre no, e vediamo come proseguire. Quindi vedete qua crudo a crudo vi facciamo vedere oggi i vari step, non è niente di programmato oggi, perché purtroppo dobbiamo improvvisare un po'. Ragazzi, abbiamo trovato il diluente epossidico per poter completare la verniciatura del fondo di tutti quanti i pezzi meccanici, perché non ce l'avevamo, avevamo ordinato la vernice, il catalizzatore, ma mancava il diluente e quindi abbiamo avuto dei problemi. Ora ovviamente ci stiamo preparando per la fase di passaggio del fondo con tutti quanti i prodotti necessari. Quindi Giustina sta ancora valutando alcune cose e ci stiamo preparando per fare la vernice. Purtroppo ragazzi, come ci teniamo alla telecamera, non riprenderemo la verniciatura e me ne vado pure io, così Michael si mette la maschera e fa tutto lui. Non lo vedremo né io né voi. Sono riuscita a trovare un trucchetto e a riuscire a riprendere un pochettino, dai, perché sono fuori. Picasso all'opera ragazzi, Picasso all'opera. Sta facendo le opere d'arte. Ok ragazzi, ecco a voi il passaggio del fondo è completato. L'alberello di Natale qui con tutti i pezzi appesi. Purtroppo ci siamo dovuti ingegnare qualcosa, anche sbrigativa. Sono venuti veramente abbastanza bene. Quindi un altro passo è fatto, dai, un altro passo è fatto, Giustina. E niente ragazzi, io ho finito di pulire e adesso sono un po'... Ah, ma... a furia di sniffare questi prodotti, non so,
con tutto che sono stata fuori, Sì, è rimasto un po' di odore qui dentro, ragazzi. abbiamo preso i muraletti per continuare la rete, quindi adesso incastriamo anche la rete, perché io mi sono svegliata super euforica di fare sta rete, invece mi è toccato fare cose che mi piacciono tanto, quindi aiutare Michael a verniciare, quindi direi che è arrivato il momento Possiamo di farla? dedicarci a lei. Ok. Facciamo Quindi dei- ragazzi procediamo, dai, finalmente. Andiamo a fare un altro passettino in più, dai, piccoli passi e si va avanti. Quindi ragazzi ci andiamo a ritagliare e preparare tutte le parti necessarie per creare questa struttura che reggerà il nostro letto. Ve lo spiegheremo appena avremo tutti i pezzi. Ragazzi, allora adesso vi illustriamo cosa abbiamo pensato per andare a sorreggere la rete del materasso. E quindi fissarla anche alle pareti ovviamente del camper per creare un tutt'uno Abbiamo pensato a una struttura leggera, ma che comunque andrà a sostenere tutto quanto il peso. nostro e della rete. Ovviamente ragazzi questo ragionamento è stato fatto per andare a colmare la larghezza che abbiamo all'interno della cellula, quindi la rete aveva una mancanza di alcuni centimetri che in questo modo noi andremo a compensare. Che già comunque abbiamo provato anche a casa con la rete normale, abbiamo notato che mancano sempre dei centimetri e pensiamo che sia dovuto al fatto che una volta incastrato in un letto ovviamente deve avere dei centimetri in meno per rientrare nelle misure standard. Quindi quei 2 centimetri li abbiamo dovuti colmare ulteriormente per arrivare a questi 208 centimetri circa. Non mi astengo a picchiarti. Aiuto! Allora ragazzi, per colmare lo spazio mancante metteremo questi 2 pezzi che verranno uniti tra di loro e sotto a filo un pezzo da 12 mm sul quale poi successivamente su questa parte qui poggerà la rete. Noi adesso lo assembliamo e poi vi facciamo vedere in pratica quello che abbiamo in mente. Così si spera ragazzi che per stasera lo utilizzeremo e andremo a dormire. Senza il materasso, perché Michael mi ha detto prima che non lo posso provare senza il materasso, ma addirittura vuole fare... Così stasera ragazzi cominciamo a vedere il letto montato, come sarà posizionato. Quindi dai, andiamo! In questa scema si vede. Prima di tutto svasature, che ne pensi? Svasature? Prima di tutto togliamo il nastro perché di solito lo lasciamo Ma che e te poi... ne frega? Compromette l'incollaggio. Che cosa ti serve oltre alla tie Ma bond? che facciamo? La fissiamo con gli occhi. Il mio dubbio è che quando mettiamo le viti qua davanti, perché poi dovremmo vedere dove abbiamo i listelli e dove dobbiamo fissare questo. Allora, io, tie bond e spillette. Ragazzi, vi porto con noi perché abbiamo fatto delle prove, delle svasature, ci siamo segnati tutte le parti all'interno e adesso vi facciamo vedere tutto, così la fissiamo provvisoriamente. Intanto è partita la ventola perché sta facendo sempre più caldo, quindi sta raffreddando la parte dell'inverter. Mettiamo provvisoriamente giusto 2 viti, giusto per poggiare la rete e vedere un po' com'è la situazione. Ok ragazzi, ok. Ma solo la testolina. Se i calcoli sono corretti. E la matematica non Abbiamo è un cazzo di un'opinione. Wow! Yeah! Abbiamo una rete! Ma! Cioè, vederlo così, minchia, sembra che chissà che abbiamo Non c'è fatto spazio oggi. qua. Ragazzi, andiamo a fare un piccolo lavoretto perché abbiamo la batteria scarica, in più abbiamo acceso il max fan perché fa molto caldo, abbiamo messo l'impostazione che porta aria dentro
perché quella che porta aria fuori non sembra dare tanti benefici. Quindi andiamo ad installare adesso, ragazzi, il Blue Smart Charger della Victron da 30 A di carica massima, perché abbiamo la batteria un pochettino scarica perché la stiamo utilizzando da un po' di giorni. Quindi andiamo ad inserirlo così da poter caricare anche l'impianto. Ovviamente ci siamo muniti di capicorda, di cavo di dimensioni corrette e anche di alcuni fusibili. Lui ha anche un fusibile già integrato. Noi andiamo a proteggere anche l'impianto inserendo un fusibile sulla barra collettrice dei positivi. Andiamo a calcolare dove andare a spellare il cavo. Andiamo a spellare facendo attenzione a non tagliare il rame. Posso toccarlo? Sì. Aia! Dai! Ma che sei scemo! Ma se non è collegato a niente! Che babbo! Facciamo i muscoli perché ancora sono troppo sottili. Andiamo a fare una bella grimpatura. Fa casino Max Panino comunque. Guardate che forza che ci vuole. Tutto il corpo per fare una corda, capicorda. Dopo, ragazzi, andiamo ad inserire la guaina termorestringente in modo da isolare il più possibile ogni collegamento. E procediamo con lo stesso lavoro di prima. Sull'altro cavo. Ragazzi, ovviamente ci sono pure i pulcini, però lei è di là con il ventilatore. Vero, amore mio? Hai caldo, stai fresca lì sotto. E poi c'è pure il pulcinello. Ma lui soffre di meno il caldo rispetto a lei. Sì, Perché d'estate sta sotto le coperte, non so come fa. infatti, perché lui ha pelo corto, non ha il sottopelo. Lei invece ha il pelo, sottopelo e sottopelo. Vero, Buddy? Amore. Stiamo fissando il Blue Charger, ragazzi. Così carichiamo l'impianto. Non lo scarichiamo soltanto, lo carichiamo pure. Perché ancora il sole non lo possiamo utilizzare. Non l'ha ancora visto Camperito. Non l'ha ancora visto. Esternamente. È da un po' che non lo vede. Ma molto presto lo rivedrà. Ragazzi, è stata una giornata intensa, voi non lo sapete, quindi proseguiamo con quest'ultimo passaggio che sarebbe... Allora, ragazzi, andiamo a caricare il nostro impianto utilizzando non la corrente del capannone, ma utilizzeremo la Power Station. Questo perché successivamente andremo a integrarla nell'impianto, quindi rimanete sempre sintonizzati perché ci sono sempre in arrivo tante novità. Ora andiamo all'interno, la posizioniamo, la colleghiamo e andiamo a caricare l'impianto tramite la Power Station. Ragazzi, andiamo a posizionarla con la ventola sempre in direzione dell'aspirazione che abbiamo inserito. Direi che ci sta abbastanza bene. Perfetto, andiamo a collegare lo smart charger, andiamo ad accenderla e alimentiamo l'impianto. Perfetto, il caricatore si è acceso e sta andando a caricare la batteria. Si è già impostato sulla funzione litio e quindi ci siamo, ragazzi. Andiamo a monitorarlo tramite app e vediamo se sta funzionando tutto correttamente. Intanto l'abbiamo posizionato qui, questa sarà la sua posizione stabile e finale, si spera. Vediamo un attimino. In carica. Ok, in questo momento abbiamo in ingresso 25 A. Ragazzi, la cosa negativa, diciamo, che l'applicazione non fa vedere il consumo effettivo in questo momento, perché la carica dovrebbe essere di 30 A. Infatti vediamo che sta caricando a 25 A circa e quindi non fa vedere il consumo delle luci che in questo momento stiamo utilizzando, che sono di circa 5 A. Questa è una nota negativa. Una volta inserito il battery monitor dovrò vedere se riusciamo a monitorare questo fattore. Ragazzi, come sempre, grazie a tutti per essere stati con noi anche oggi. Per il video di oggi, appunto, questo è tutto. Lui ci sta chiamando per venire a casa, per questo l'ho dovuto prendere in braccio, che è prepotente. Ci vediamo alla prossima, quindi ciao a tutti, ragazzi. Ciao!